Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo del bosco della foresta in epoca longobarda e alto medievale in genere. Come sempre, bentornati sul canale. Un ringraziamento a chi ci segue come abbonato, come Patreon, a chi si iscrive al canale, clicca la campanellina e condivide i nostri video. Sono tutti modi per supportare l'operato della Fara. Se siete curiosi di cosa la Fara faccia oltre a questi video, cercate nel canale, cercateci su Facebook e su Instagram, trovate i link nel banner del canale YouTube. E passiamo adesso invece all'argomento di oggi, senza perdere ulteriore tempo. Parlare del bosco, della foresta, può sembrare un argomento un pochino vago in effetti, ma in realtà quando ci approcciamo all'Alto Medioevo, e questo canale contiene ormai centinaia di video sull'argomento dell'Alto Medioevo longobardo, la presenza del bosco, la presenza della foresta sono un fattore costante, che sia dal punto di vista letterario, che sia dal punto di vista delle leggi o che sia dal punto di vista della ricostruzione di come funzionasse l'economia dell'epoca. Abbiamo quindi deciso di dedicare un breve video a questo argomento, ma ovviamente non sarà esaustivo. Se avete dei dubbi, come sempre vi invito a consultare la bibliografia che vi lasciamo in descrizione e a commentare il video, a dirci cosa vorreste sapere di più, quali aspetti vorreste vedere approfonditi. So che lo dico spesso e che non sempre riusciamo a trattare tutte le richieste, specie quelle super specialistiche, ma le leggiamo tutte e prendiamo nota, prima o poi risponderemo a tutti. Quindi se c'è qualche dubbio, parliamone, ok? Siamo qui per questo. Dunque, il bosco nell'Alto Medioevo. Argomento sicuramente complesso, perché l'Alto Medioevo è un'epoca di complessità. Sì, in questa nostra epoca che predilige la semplificazione estrema, pur essendo a sua volta un'epoca complessa, è spesso difficile raccontare come quello che viene visto come il periodo buio, fatto di fango, carestia, spade lucenti e barbari assetati di sangue, fosse in realtà molto stratificato, molto strutturato e difficile da definire con degli slogan semplificatori. In particolare il rapporto fra colto e incolto del territorio fuori dalle città è una di queste complicazioni. Sì, perché siamo tutti consci sin dalle scuole di come il mondo cambi nel momento in cui l'impero romano d'Occidente non ha più la forza di mantenere il controllo sulle infrastrutture del contado, così come non ha più nemmeno la necessità di organizzare la produzione agricola in seguito ai vari sconvolgimenti che portano prima alla caduta dell'impero romano d'Occidente, poi all'insediamento del Regno Goto e poi ancora a quella terribile piaga per la penisola italiana che sono state le guerre greco-gotiche in concomitanza con la peste. Volendo semplificare, possiamo dire che il paesaggio dell'antichità doveva essere un paesaggio molto più organizzato, in cui la presenza dell'uomo era ben visibile, l'incolto era ridotto e in realtà il dato che saltava all'occhio, ipotizzando una visione a volo d'uccello, probabilmente era proprio la suddivisione dei territori in maniera regolare e razionale e la loro lavorazione dal punto di vista agricolo. Con il calo demografico, con il calo di potere economico della penisola italiana, con lo spezzettarsi dei rapporti commerciali, ovviamente il controllo sul contado decade, decadono anche le possibilità di investire e la manodopera con cui lavorare e progressivamente assistiamo a un avanzamento dell'incolto, in maniera non troppo differente forse da quello che stiamo osservando negli ultimi decenni. Se avete la fortuna di poter guardare foto del vostro territorio o dell'Interland se siete cittadini, agli inizi del Novecento e fino alla Seconda Guerra Mondiale, noterete che molti dei territori che noi oggi frequentiamo per passeggiate rinvigorenti nella natura e nei boschi erano in realtà completamente glabre, rasate per ottenere legna da ardere, legna da costruzione. Poi con la ricostruzione,
Con il boom economico, progressivamente questi territori si sono rinselvatichiti perché la gente ha smesso di lavorarli, ha smesso di trarre da loro delle materie prime. Ecco, possiamo immaginare che qualcosa di simile, per motivi differenti, sia accaduto proprio a cavallo fra la tarda antichità e l'alto medioevo. In più dobbiamo immaginarci un'altra differenza sostanziale rispetto al periodo antico, il cambiamento climatico, di nuovo un elemento che ci unisce a questo antico passato, ma in chiave diametralmente opposta. Se noi stiamo andando incontro a un progressivo surriscaldamento del clima con conseguenze da controllare, osservare e di cui preoccuparsi, fra il V e la prima metà dell'VIII secolo, invece assistiamo a un periodo di raffreddamento del clima e a un aumento medio delle precipitazioni, o quantomeno questo è quello che sembra dalle osservazioni fatte dal punto di vista dell'analisi dei legni antichi, dal punto di vista dei pollini, dall'osservazione dell'avanzamento e della retrocessione dei ghiacciai alpini in epoca alto medievale. Ecco quindi che ci troviamo in una situazione completamente diversa e in un paesaggio completamente diverso, un paesaggio rinselvatichito, ma non dappertutto, un paesaggio climaticamente differente, parliamo di più di 1 grado di differenza media in quei secoli, in particolare fra V e prima metà dell'VIII, e quindi probabilmente anche una flora che viene influenzata. In più, alcuni di questi studi fanno riferimento ad esempio ai boschi sepolti, proprio per analizzare le essenze lignee presenti. È chiaro che chi si avvicina per la prima volta a questo argomento potrebbe domandarsi: in che senso boschi sepolti? Beh, perché diversi fenomeni alluvionali in questi secoli seppelliscono interi boschi, su cui poi ne crescono altri, dimostrandoci appunto l'evoluzione anche dal punto di vista della varietà della flora nella macchia boschiva e forestale. In questo contesto però non vuol dire che si fossimo davanti a una situazione post-apocalittica alla Kenshiro, o Mad Max se preferite, ma verde. La presenza antropica rimane sempre forte, in particolare nella penisola italiana, ma sostanzialmente ridotta rispetto ai secoli precedenti. Su come questa presenza si organizzi e si relazioni col bosco, le teorie sono diverse. Io qui cercherò di riassumere delle linee guida che sembrano essere concordi fra i vari studiosi, vi invito sempre ad approfondire. Quello che appare sembra essere la presenza di centri urbani che, per quanto ridotti, mantengono una loro funzione e di conseguenza anche un minimo di controllo sulle zone immediatamente limitrofe, se non altro per questioni produttive e di approvvigionamento dei materiali. Pensiamo a grandi città come Milano, ma anche a centri urbani più piccoli che però necessitano di un rapporto con le materie prime nell'immediata vicinanza. Abbiamo poi la presenza di nuclei abitativi che vengono descritti in questo modo da alcuni studiosi, cioè come all'interno di un contesto silvopastorale boschivo. Silvopastorale boschivo è una ripetizione, silvopastorale, ma circondati appunto da cerchi concentrici in cui progressivamente il controllo antropico sul territorio viene a scemare. Cioè praticamente dal villaggio, intorno al villaggio cominciamo ad avere i campi coltivati, poi magari frutteti o situazioni di coltivazione promiscua, come nel caso delle viti, che spesso non venivano piantate in filari regolari come oggi, ma venivano utilizzati altri alberi per sostenere i tralci di vite, poi il bosco coltivato o la ceppaia, il bosco meno controllato ma ancora accessibile per la raccolta di legnami, e poi, se fra questi centri le distanze sono molte, allora sì, una foresta inaccessibile. Ecco quindi che ci troviamo già di fronte a diversi tipi di foresta nell'Alto Medioevo longobardo e non solo. Possiamo comunque definirla principalmente in 2 modi. Alcune zone dovevano essere veramente delle foreste rinselvatichite e non più toccate dall'uomo per la semplice mancanza di manodopera e per i tempi necessari per raggiungere
questi luoghi, e altri invece erano boschi coltivati. Sì, perché la silvicoltura non è un'invenzione moderna, è una cosa che l'uomo ha sempre fatto, e in particolare il continente europeo è stato antropicizzato così profondamente che nessuno dei nostri boschi è un bosco naturale. Già all'epoca, appunto, buona parte di questi boschi venivano sfruttati. Sfruttati in che modo? E noi come lo sappiamo? Beh, proviamo a prendere in considerazione le nostre amate leggi longobarde. Solita pubblicazione Viella, preziosissima, che consiglio a tutti. Allora, che si parli delle leggi di Rotary, che si parli delle leggi di Liutprando, si arriva addirittura alle leggi poi dei principati della Langobardia Minor che restano indipendenti. In ognuno di queste raccolte di leggi sono presenti dei riferimenti alla foresta e al bosco. E che riferimenti sono? Beh, sono riferimenti ad esempio alla raccolta dei cuccioli di sparviero per l'allevamento. Ricordiamo che i rapaci erano animali utilizzati nell'Alto Medioevo e poi ancora di più nel Basso Medioevo. Si arriva, e in particolare poi, ad alcuni riferimenti molto puntuali e molto interessanti che ci fanno capire quanto queste foreste non fossero così inaccessibili e oscure come potrebbe sembrare invece leggendo poi le gesta dei cavalieri basso medievali, in cui la foresta viene completamente idealizzata e diviene solo quel tipo di foresta inaccessibile, arcaica e inumana, che probabilmente era una parte in realtà molto limitata del manto forestale europeo. Vediamo qui dall'editto di Rotary, ad esempio, che gli alberi vengono segnati. Ci dicono nel 240 e nel 241 della snaida. La snaida è il segno, l'incisione sull'albero che spesso segna un confine. Quindi all'interno della macchia boscosa addirittura gli alberi segnavano il confine, cosa che penso sia ancora diffusa al giorno d'oggi, non solo qui in Friuli, dove si usano i cosiddetti morars, cioè i gelsi da bacco da seta, importati chiaramente, ma che sono rimasti nel paesaggio proprio come segnacoli di confine. Penso che la stessa cosa si faccia in altri contesti. Della snaida, ci dice, fatta in un bosco altrui. Se qualcuno intenzionalmente ha fatto dei segni nuovi, cioè un'incisione o una snaida, in un bosco altrui e non dimostra che è suo, paghi una composizione di 40 solidi, metà al re e metà a colui al quale appartiene il bosco. Quindi ci troviamo di fronte al tentativo di un furto di terreno, dell'allargamento di un territorio a discapito del proprietario legittimo, a dimostrazione che il bosco è un valore, il bosco è ricchezza. Poi qui invece abbiamo, ad esempio, sulla presenza delle api in un albero, che però è segnato, e quindi prendere queste api vuol dire rubarle. Di nuovo, una ricchezza che deriva dal bosco non selvatico, ma controllato. Ecco qui, degli sparvieri. Se qualcuno prende degli sparvieri in un bosco altrui, tranne che nel gazzo del re, li tenga per sé. Ma se sopraggiunge il proprietario del bosco, prenda gli sparvieri e non si imputi più alcuna colpa contro quello. Di nuovo, il caso degli sparvieri sembra che la proprietà sia fluida, possiamo dire. Se li trovi te li tieni, però se passa il padrone devi darglieli. Mi ripeto perché è passata un'ambulanza. Di nuovo, il bosco non è terra di nessuno, è di proprietà, che sia di un singolo uomo libero benestante, della corona e quindi del fisco, o più avanti magari di un'abbazia. Di nuovo, il bosco è di qualcuno. E qui abbiamo, ecco, questo è molto interessante per far capire quanto il bosco fosse così vissuto nelle parti più vicine ai centri abitati da essere appunto antropicizzato. Se qualcuno trova nel suo bosco un carro e dei buoi, con sopra del legname o caricato in qualsiasi altra cosa, e prende i buoi e il carro e se li porta via come suoi, non sia ritenuto colpevole perché li ha trovati nella sua proprietà. Ora, in questo caso il sottotesto è che il proprietario del bosco trova nel suo bosco un carro con sopra dei legnami o altri beni. Ma nei boschetti in cui noi andiamo a camminare, nei boschetti recenti, nati negli ultimi decenni, riuscireste ad entrare con un carro e con dei buoi? Spesso molto difficilmente, almeno che non sia un parco strutturato. In questo caso, chiaramente, i passaggi erano abbastanza larghi da permettere il transito dei carri proprio per l'approvvigionamento di legname, trainandoli con dei buoi.
di nuovo un bosco tutt'altro che selvaggio. Se gli uomini che abitano in un villaggio hanno una qualche controversia su un campo, su una vigna o su un bosco, e una parte si raduna con la forza, eccetera, eccetera, quindi di nuovo in questo caso siamo di fronte invece a un altro tipo di proprietà del bosco, una proprietà comune, propria del villaggio. Ci troviamo quindi di fronte a un bosco che ha più identità. È sia estraneo all'umano, quella parte più profonda, quella più irraggiungibile, ma anche una parte sostanziale della economia reale del mondo longobardo. Ad esempio, noi sappiamo dell'allevamento dei maiali nel contesto alto medievale, e i maiali non venivano certo allevati in maniera intensiva come al giorno d'oggi o nei enormi condomini cinesi, ma venivano allevati allo stato brado o semibrado proprio all'interno del bosco, soprattutto in quei querceti in cui potevano nutrirsi di ghiande o di radici o di tuberi. Di conseguenza erano una risorsa, questi boschi, indiretta anche per l'alimentazione proteica di queste popolazioni. In più, se leggiamo alcuni articoli e alcuni saggi sulla figura del fabbro, figura molto cara alla Fara, come sapete, spesso l'abitato si collocava nella parte più interna di questo ipotetico schema a cerchi concentrici, mentre la casa e l'opificio del fabbro si collocava più all'esterno, più vicino o dentro il confine del cerchio che apparteneva già al bosco, per due motivi. Uno, c'era sempre una duplice attribuzione di valore al fabbro, uomo importante per la comunità, ma anche di dubbia morale perché mezzo mago. Due, e lavorava col fuoco e quindi tenerlo lontano dalle altre capanne di legno era una forma di assicurazione per il villaggio. 3. Aveva bisogno di molta legna per produrre il carbone e quindi l'accesso più rapido al bosco era per lui un risparmio di sforzo e di tempo. Vediamo quindi che appunto il bosco è una risorsa strutturale fondamentale e addirittura probabilmente definiva in maniera netta e inequivocabile il paesaggio dell'Alto Medioevo, fatto di legno più che di pietra, anche se non solo, ce lo siamo già detti, ma pensiamo al contesto agricolo, al contesto contadino, lì era il legno a farla da padrone e quindi il bosco era tutto, era fonte di nutrimento, era luogo di pascolo, era approvvigionamento di materiali, tutto questo in un rapporto ambivalente di necessità, cura e sfiducia verso quello che non era noto, perché comunque il bosco, man mano che ci si avventurava verso il suo interno, era anche la zona lontana dalle leggi, lontana dal controllo, lontana dagli altri esseri umani e quindi dalla civiltà. Possiamo immaginare quindi un ambiente alto medievale caratterizzato da queste grandi distese di boschi, spesso fra loro collegate, e che al loro interno avevano degli strati progressivi di isolamento, da un bosco civilizzato al bosco dei banditi. Viene da pensare ad esempio alla cosiddetta Silva Lupanica di Virgiliana memoria, che è proprio qui, friulana della Bassa, questa bosco dei lupi presente in età classica, che arriva fino al giorno d'oggi in una sua piccola parte e che probabilmente nell'Alto Medioevo si era ripresa molto dello spazio che gli era stato tolto durante l'epoca romana. Alcune tracce dell'importanza di questi boschi nel contesto longobardo ci vengono anche infine dalla toponomastica, in particolare gagium, nel gergo delle leggi longobarde, indica un bosco bandito, un bosco cioè recintato o comunque interdetto all'uso comune. Abbiamo sentito citare proprio nell'editto di Rotary il gazzo del re, questo gagium. Nella toponomastica italiana diventa spesso gaggio, gaggiolo. In lingua friulana invece diventa ghiai, con divertenti conseguenze di traduzione. Nel senso che quando poi i toponimi friulani con l'unificazione d'Italia, eccetera, sono stati spesso tradotti in maniera un po' forzata in italiano, questi ghiai, visto che il ghial in friulano è il gallo, sono stati tradotti come gallo inteso come pennuto e quindi ci troviamo ad esempio a Cividale con una meravigliosa necropoli di gallo fuori le mura, con tanto di baretto col gallo accanto, quando probabilmente doveva essere appunto un gagium, un bosco bandito, veramente a 2 passi dalla città. Bene, speriamo di avervi dato qualche informazione in più. Fateci sapere nei commenti
qualsiasi dubbio vi sia rimasto. Nelle prossime settimane potrebbero esserci un paio di video dedicati ad alcuni libri che dovrebbero arrivare in sede nei prossimi giorni. Uno dei quali, ve lo dico subito perché so che è un argomento che interessa molto, riguarda Wodan ed è scritto da Stephen Pollington dei Wolfedenas, quindi 2 motivi di interesse. Ultimissima cosa, negli ultimi 3 mesi abbiamo fatto un paio di dirette, quella con Paolo Nardi sui rapporti fra Tolkien e l'Alto Medioevo anche longobardo e quella con Andrea Bellotti di Let's Dig Again rispetto al convegno cast a cui ho partecipato la settimana scorsa con un contributo sui giochi in epoca longobarda. Fateci sempre sapere nei commenti chi vorreste come ospiti di un dibattito, di una chiacchierata sull'Alto Medioevo longobardo insieme a noi della Fara. Bene, alla prossima e mandi!